Bene amici, oggi vi voglio parlare del mio nuovissimo ecosistema Apple super economico. Esatto, quindi parliamo di tecnologia orientata al business, quindi iscriviti a questo canale se sei interessato ad argomenti di business online, tecnologia e crescita personale. Se non mi conosci è la prima volta che atterri su questo canale, ciao, mi chiamo Massimo, sono un imprenditore digitale, ho un sito web che è massimopellegrino.net nel quale trovi la mia Academy, la vedi qui, la schermata del mio sito, nel quale trovi un sacco di corsi sul business online, tecnologia, crescita personale. Insomma, c'è un sacco di roba su questo sito che puoi veramente andare a vedere. Ci sono, tra l'altro, in questo periodo delle prime settimane di gennaio, ci sono dei prezzi promozionali particolari, vatteli a vedere. Dove con 299 euro puoi comprare un bundle di corsi completo veramente a prezzi incredibili. Detto questo, qual è il mio nuovo ecosistema? Allora, il mio nuovo ecosistema Apple non è altro che, e ve lo faccio vedere anche, un MacBook Air M1 che per me è strasufficiente per quello di cui ho bisogno io come prestazioni, che ho preso in super offerta da Euronics. Comunque ci sono dei super prezzi promozionali sia sul nuovo che sul ricondizionato su Amazon. Vi lascio i link nei commenti se siete interessati. Io ho preso un modello da 256 GB di disco SSD e 8 GB di memoria. Faccio editing video, ci lavoro. Perché l'ho voluto cambiare? Perché ero stanco di avere un PC Windows, perché volevo qualcosa di performante e ho deciso di passare ad Apple, visto che comunque in questo momento tra l'altro io sto riprendendo con un iPhone 13 Pro e avendo uno smartphone Apple ho deciso di creare un ecosistema Apple al quale che cosa ho fatto? Ho aggiunto un Apple Watch SE, ve lo faccio vedere, di seconda generazione, comunque di ultima generazione. Ho preso il modello, come potete vedere dalla Digital Crown, vediamo se riesco a farvelo vedere, che è contornata di rosso, il modello con la SIM, o meglio con la eSIM. Infatti ho attivato la Vodafone One Number per avere che se scordo il telefono, si spegne o qualunque cosa, io posso rispondere direttamente dall'orologio, che è comodissimo. E detto questo, la combinazione di MacBook, iPhone 13 Pro e smartwatch è veramente una combinazione vincente. Poi ovviamente nel mio ecosistema ho aggiunto un monitor esterno, non Apple ovviamente per risparmiare, e comunque trovate nell'elenco, c'è anche un link con l'elenco dei miei prodotti, della mia attrezzatura, quindi trovate anche questo monitor in offerta. E poi ovviamente ho aggiunto un mouse verticale della Trust, ve lo faccio vedere, molto molto comodo, e una piccola tastiera della Trust simile a quelle della Apple per avere un setup minimale. Poi ovviamente insomma qui è tutta la mia area di lavoro, come potete vedere, e sul quale comunque magari se accendiamo anche la luce riusciamo anche a farvi vedere meglio. Comunque insomma quello che vi voglio dire è questo, che eh, ho creato un ecosistema economico, perché veramente ho speso pochissimo. Tra l'altro anche adesso l'iPhone 13 Pro è sempre un ottimo smartphone, ok che c'è il 15, però col 13 Pro riesci a fare video in 4K, riesci comunque a ottenere a 60 fps. Poi se vuoi fare, c'è la cinematic mode, hai tre fotocamere, funziona veramente bene. Tra l'altro io non ho il Pro Max, quindi dura un pochino meno di batteria, devo dire che come smartphone va benissimo, e ho combinato tutto questo ecosistema e sono contentissimo perché ho finalmente un ecosistema professionale. Quindi capite che sono passato da un sistema completamente Microsoft Windows a un sistema Apple, dove devo dirvi la verità, però ho comprato una licenza, l'ultima licenza di Microsoft Office per Mac, perché avevo necessità di avercelo per motivi miei, e quindi ho preferito prendermi comunque una licenza. L'ho pagata pochi euro, tra l'altro, una sciocchezza. Però devo dirvi che lato qualitativo del mio lavoro è migliorato tantissimo. Tra l'altro, da quando il MacBook Air M1, che ve lo faccio rivedere, ok? Da quando questo MacBook Air M1, devo dirvi la verità che riesco veramente a lavorare in mobilità in una maniera incredibile, perché il trackpad funziona benissimo e
lavoro molto di più non dalla postazione ma in salotto, in giro, anche quando sono in giro tranquillamente in trasferta e quant'altro, quindi mi trovo a lavorare benissimo direttamente anche dal MacBook. Certo che quando poi sono in postazione col monitor, uso come monitor principale questo schermo qui e quant'altro. Quindi quello che voglio dirvi è effettivamente ho raggiunto il livello perfetto. Ho anche un iPad in casa, o meglio, abbiamo un iPad a uso familiare, ma non lo sto usando perché alla fine avevo pensato anche di prendere un iPad mini sesta generazione, ma non mi serve, nel senso che alla fine non lo userei poco e niente, sarebbe un capriccio. Il MacBook invece è un grande acquisto, veramente ve lo consiglio perché è un prodotto veramente fenomenale. Ok che c'è già l'M3, c'è l'M2 anche, che sono ottimi prodotti, ma se volete risparmiare, avere un ecosistema Apple sotto i 2000 euro, lo potete fare, vi lascio tutti i link in descrizione, veramente vi cambia la vita. E approfittatene perché tra l'altro ci sono dei prezzi promozionali in questo momento, che quindi potete portarvi a casa questi prodotti con dei prezzi davvero davvero incredibili. E, quindi se avete qualcosa da consigliarmi, come gestire il setup di questa scrivania, io ho gestito il setup in maniera davvero davvero come posso dire, minimal. Vedete, c'è la mia stampante, il mio Mac, ok, la mia piantina, le mie piantine, la mia lampada, e ho deciso di gestire questo setup in maniera un po', come dire, easy, da avere uno spazio bello pulito. Sì, vabbè, qua c'ho un disco da 2 pollici e mezzo di backup da 2 tera e, e devo dire che sono davvero davvero contento. Tra l'altro, utilizzando tutte l'ecosistema Apple, si sincronizza tutto, posso telefonare dal Mac, rispondere alle telefonate dal Mac, inviare gli SMS, i messaggi, è tutto sincronizzato, capite, col cloud di Apple. E anche se poi a livello lavorativo per il cloud preferisco appoggiarmi a Google Drive perché ha una serie di funzioni secondo me che come posso dire, la Apple ancora non integra, che secondo me ha qualche mancanza, però chissà che magari non veda non abbia qualche ravvedimento in merito e magari possa passare anche al cloud di Apple, ma per adesso la vedo dura. Quindi ragazzi, mi raccomando, se siete interessati appunto a questi argomenti di tecnologia dove vi ho mostrato un attimino la postazione, mi raccomando iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella per notifiche, mettete un bel like al video, commentate. In descrizione nei commenti trovate i link a questi prodotti incredibili. Andate a visitare il sito massimopellegrino.net dove trovate la mia Academy di corsi, e link in descrizione nei commenti sempre. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!